Ciao a tutti, cari amici, e bentornati su Segreti Turchi. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande. Oggi vi porto un tema che farà discutere, soprattutto chi ha seguito con il fiato sospeso ogni sguardo, ogni gesto e ogni parola di una coppia televisiva che ha incendiato gli schermi e i cuori, Bahar Arduç ed Elçin Sangu. Il titolo dice già molto, Elçin reagisce all'intervista di Bahar su Vanity Fair. Avete capito bene. Ci sono sviluppi, sfumature, segnali che non possiamo ignorare. Se siete tra quelli che amano osservare da vicino le dinamiche tra questi due protagonisti della scena turca, restate con me fino alla fine, spacchetteremo ogni dettaglio, con calma e senza perdere il filo delle emozioni. E prima di addentrarci, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella, così non perderete i prossimi video. La notizia che Bahar Arduç, il nostro indimenticabile Homer sullo schermo, si sia raccontato in un'intervista esclusiva a Vanity Fair è stata di per sé una bomba. Vanity Fair significa conversazioni vere, domande affilate e un dietro le quinte della vita dei volti più influenti. E quando quel volto è Bahar, amato, riservato e sempre elegante nelle parole, l'attesa sale alle stelle. Nell'intervista, come si è potuto leggere e intravedere, Bahar ha toccato diversi capitoli. La sua carriera, l'equilibrio difficile tra fama e vita privata, le scelte artistiche, le ambizioni future e, inevitabilmente, lo spartiacque rappresentato dalla serie che lo ha consacrato a livello internazionale e che ha cementato un legame speciale con Elçin Sangu. L'eco di quei giorni, la chimica sul set, il modo in cui quella storia ha parlato a milioni di persone, tutto è tornato a vibrare. Ma ciò che ha acceso i social, più ancora dei passaggi sull'industria e sul mestiere, è stata la presunta reazione di Elçin alle parole di Bahar. Anche se fra loro la narrativa pubblica è sempre stata improntata a discrezione e professionalità, la loro connessione resta un tema caldissimo. Amichevole stima? Rispetto reciproco? Nostalgia? Ricordi condivisi? Ogni tassello alimenta il chiacchiericcio online. E così la rete ha iniziato a ribollire. Fan allerta, account che analizzano ogni gesto, ogni like, ogni caption alla ricerca di un indizio. Che cosa avrà detto Bahar, esattamente, per toccare certe corde? È una reazione reale o soltanto la lente interpretativa di chi li segue con il cuore in mano? È la domanda a cui proveremo a dare un senso oggi. Prima partiamo dal contesto dell'intervista. Dagli estratti circolati, Bahar ha parlato con sincerità del peso della notorietà, della necessità di proteggere la sfera privata, del desiderio di scegliere progetti che lo rappresentino davvero. Ha riflettuto sulle tappe che lo hanno formato come attore e come uomo, su come affrontare il clamore senza smarrire l'essenziale. In momenti del genere, quando si rievocano i lavori che cambiano una carriera, è quasi inevitabile che si parli dei compagni di scena, soprattutto se la sintonia è stata tanto potente quanto quella con Elçin. Descrivere l'esperienza, l'impatto umano e professionale, e persino la gratitudine per chi ha condiviso la stessa rotta, è un passaggio naturale e, a volte, molto rivelatore. Ed eccoci alla domanda chiave: che cosa avrebbe scatenato la reazione di Elçin? Le ipotesi più accreditate parlano di parole di apprezzamento profonde. Secondo molti, Bahar avrebbe riconosciuto non solo il talento di Elçin, ma anche la particolare alchimia costruita sul set e quanto questo abbia contribuito al successo della serie. Non un ricordo gettato lì per convenzione, ma una gratitudine sentita, il riconoscimento di un'intesa artistica rara, di quelle che non si forzano e non si dimenticano. È proprio su questo tipo di toni che i social hanno iniziato a vibrare. Quando il complimento è preciso e affettuoso, chi ascolta capisce al volo. E allora, che cosa avrebbe fatto Elçin? Qui viene il bello. Diverse testate turche e numerosi profili di fan hanno suggerito un suo gesto digitale. La teoria più forte. Un like messo al momento giusto su un post che riprendeva stralci dell'intervista, forse pubblicato da un magazine, forse rilanciato da una pagina fan che citava Vanity Fair. Un pollice, un battito di ciglia, una microtraccia che basta per scatenare l'uragano delle deduzioni. Altri,
più audaci, parlano di un contatto privato, un messaggio, una telefonata, un passaggio di parole tra persone del loro giro. Nulla di confermato, è chiaro. Ma nel mondo delle celebrità turche, dove ogni microgesto online viene sezionato, anche un singolo tap può valere come un capitolo. C'è però un dato costante: Elçin è nota per proteggere il proprio quotidiano. Quando parla, lo fa attraverso la misura, non attraverso proclami. Unlike un contenuto dal tono evocativo, una frase sulla memoria e sulla gratitudine, sono modalità che le appartengono. E così le ipotesi trovano terreno fertile. Qualcuno ha notato che, proprio nelle ore successive alla pubblicazione dei passaggi più condivisi, lei avrebbe postato uno scatto luminoso, un sorriso che in molti hanno letto come risposta gentile, quasi un "ti ho ascoltato, ti capisco, grazie". È vero? È suggestione? Non abbiamo certezze. Ma questa è la danza dei segnali sottili, e il pubblico ama danzare. Intanto l'intervista di Bar ha fatto il giro del web. Successo pieno, ha permesso al pubblico di intravedere la sua bussola interiore, la sua etica professionale, il suo rapporto con gli obiettivi a lungo termine. E, parallelamente, ha riacceso quella fiamma di affetto collettivo per la coppia artistica che lui e Elçin hanno formato sul set. Perché il lascito di quella serie va oltre i numeri. Ha creato un patto emotivo con milioni di spettatori, una casa comune di ricordi. Rivivere oggi quelle sensazioni attraverso un'intervista così autorevole è come aprire un album e ritrovare una pagina con colori intatti. Torniamo alla reazione. Ad oggi non esiste una dichiarazione ufficiale di Elçin su quanto Bar ha detto a Vanity Fair. Eppure, le menzioni, le coincidenze temporali, la maggiore vivacità del suo profilo, le frasi sulla forza dei bei ricordi, tutto questo costruisce un racconto implicito. Molti follower sostengono che lei abbia scelto di mostrarsi presente, senza esporsi. Un modo elegante di riconoscere il discorso altrui: ti vedo, sono qui, condivido il valore di ciò che è stato. È una grammatica di gesti piccoli che però parlano forte a chi sa ascoltare. A mio avviso, c'è qualcosa di bello in tutto questo. Non serve un proclama per restituire dignità a un percorso condiviso. Bar, scegliendo parole di rispetto, ha riposizionato il passato non come un peso, ma come un tassello prezioso. Elçin, rispondendo con discrezione, ha onorato quello stesso tassello senza trascinarlo nella rumorosa arena del pettegolezzo fine a se stesso. È una lezione di professionalità e di misura, qualità che raramente fanno rumore ma che restano. E per i fan, è ossigeno. La conferma che la connessione non è stata un'invenzione della platea, ma una realtà artistica che lascia scie. Diciamolo, chi spera in fuochi d'artificio rimarrà probabilmente deluso. Ma chi cerca autenticità troverà molto. La reazione di Elçin ha ammesso che quel like o quei contenuti allusivi siano davvero una risposta. Rientra nelle coordinate che conosciamo: sottigliezza, rispetto, un cenno di complicità che custodisce e non espone. È così che gli artisti di questo calibro affrontano i momenti sensibili, puntando sull'essenziale, lasciando che sia il lavoro, prima di tutto, a raccontare chi sono. Vale la pena soffermarsi su un altro punto dell'intervista. Quando Bar parla di scegliere solo progetti in cui crede, si coglie la responsabilità di chi sa che ogni ruolo può diventare un segno nella memoria collettiva. E quando, con la stessa lucidità, riconosce il contributo dei compagni di viaggio, traccia una geografia di gratitudine che non ha bisogno di clamore. È qui che il pubblico ha letto il riferimento a Elçin non come un passaggio obbligato, ma come un atto genuino. E non è un caso se, all'indomani, i thread di commenti si siano riempiti di clip, foto, frasi di scena, una community che si ritrova per dire "in noi c'eravamo". Nella nostra epoca, la linea tra pubblico e privato è sempre più sottile. Ogni cuoricino, ogni parola in didascalia, ogni foto dal tono evocativo può essere un ponte verso qualcosa di più profondo. I fan, assetati di senso, leggono, interpretano, cuciscono storie con il filo della memoria. In parte gioco, in parte amore. E il bello è che,
finché resta nel rispetto, questo gioco unisce. Ricapitolando, l'intervista di Barr su Vanity Fair è stato un evento vero, con un peso simbolico forte, che ha offerto un autoritratto sincero dell'attore e dell'uomo. La reazione di Elchin, così come molti la descrivono, sembra accordarsi su una nota lieve, positiva, venata di nostalgia. Nessuna esplosione, nessun titolo roboante, piuttosto la carezza delle cose che contano. Anche questo è comunicare, e a volte è la forma più elegante. E adesso tocca a voi. Che cosa ne pensate? Avete colto anche voi quel sottile dialogo a distanza? Secondo voi Elchin ha davvero voluto segnalare la sua presenza con quel like, con quel sorriso, con quelle parole? Vi piacerebbe rivederli fianco a fianco in un nuovo progetto, magari in una storia tutta nuova capace di parlare al presente? Scrivetemi tutto nei commenti, mi piace leggere le vostre teorie, i vostri ricordi, le vostre speranze. Da parte mia, è stato un piacere accompagnarvi in questo piccolo viaggio tra righe e sottintesi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, condividetelo con chi porta nel cuore quelle scene e quella stagione della televisione turca, e se non siete ancora iscritti a Segreti Turchi, questo è il momento giusto. Qui troverete sempre analisi, emozioni e storie raccontate con il ritmo giusto. Grazie di essere stati con me oggi. Ci vediamo nel prossimo video, con nuovi dettagli, nuove prospettive e, chissà, magari qualche altra scintilla capace di far vibrare la nostra memoria collettiva. Prima di salutarci, una nota finale che merita spazio. Quando si parla di relazioni artistiche intense, il rischio è cadere nel mito o nella leggenda, dimenticando gli esseri umani dietro le immagini. L'intervista di Barr ha avuto il pregio di riportare il discorso sulla terra. Fare l'attore e scegliere ogni giorno, è difendere i propri confini, è accettare che una grande storia condivisa con una collega di talento possa restare un faro, senza per questo diventare una gabbia. E la risposta, quella presunta eppure percepibile di Elchin, sembra dire la stessa cosa: ricordare senza possedere, ringraziare senza pretendere, custodire senza aggrapparsi. È una maturità che non fa rumore ma che, proprio per questo, conquista. Forse è questo il vero motivo per cui la rete si è accesa, non tanto la curiosità di un pettegolezzo, quanto il bisogno di rivedere in loro un modo di stare al mondo fatto di pudore e di verità. Sì, la nostalgia ha un ruolo fondamentale, ma non è solo quella. È anche l'idea che certe alchimie artistiche restino vive nel tempo perché hanno toccato qualcosa di autentico. E quando due professionisti scelgono di onorare quel tocco con rispetto, la storia non finisce. Cambia forma, si fa eco, si trasforma in una nota dolce che torna quando meno te l'aspetti. Magari in un'intervista. Magari in un like. O, semplicemente, nello sguardo di chi ricorda. E con questo, davvero, è tutto. Restate sintonizzati, perché la conversazione non si ferma qui. Ci saranno nuove interviste, nuovi retroscena, nuove letture. E noi saremo qui a decifrarle insieme, con il cuore attento e la mente curiosa. Alla prossima!